La paura e l'apertura, che cosa hanno a che fare l'una con l'altra? E soprattutto, qual è il tuo regalo al mondo? Se io ho paura, o quando ho paura, mi chiudo. Che cosa fa il mio cane quando ha paura, o il tuo cane? Fanno la stessa cosa. Codona tra le zampe. Che cosa faccio io quando ho paura? Coccige verso avanti e verso l'alto. Il coccige è un po' ciò che resta della nostra coda, no? Quindi comunque il bacino si pone in una condizione di protezione. Il coccige dentro. Ma quando il coccige va in avanti, che cosa succede? Tutto il resto della mia persona tenderà a chiudersi. Quando mi chiudo, in realtà faccio un po' come il riccio, Cosa fa il riccio? Non avendo grandi capacità di scappare, perché non so se avete mai visto correre un riccio, però non è proprio agilissimo, no? Ha poi delle zampettine molto corte, è piuttosto goffo e non riesce ad andare tanto veloce, non è certamente veloce come un topo. L'unica cosa che può fare è proteggersi chiudendosi nella sua corazza di aculei. Bene, noi esseri umani non abbiamo gli aculei. Questo ve lo dico, che sia chiaro. Quindi se mi chiudo, in realtà non ho ottenuto un grande risultato. Semplicemente mi sono chiusa. Ma perché lo faccio? Per paura, per insicurezza. Sicuramente per emozioni non di tipo positivo, ma sempre per emozioni di tipo negativo. Quanto più mi chiudo, tanto più la mia stessa posizione alimenta la paura. Se quando ho paura il mio coccige va verso l'alto e verso avanti come la coda del cane. Se io imparo a mettere il coccige verso l'alto e verso avanti, Tutto il tempo, il mio coccige manderà al mio cervello un messaggio. Ho paura, ho paura, ho paura, abbi paura anche tu. Mi raccomando, ricordati, il mondo è pericoloso, abbi paura. E il cervello riceverà, devo aver paura, e continuerà ad avere paura. Paura anche di ciò che evidentemente non c'è, perché molto spesso la nostra paura non è relativa a un pericolo reale, ma relativa a un pericolo ipotetico. No, ho paura che mi licenzino. Ma ti hanno licenziato? No. E allora stati tranquillo, fratello, perché devi aver paura. Tante volte per la paura viviamo male anche le cose che potremmo vivere bene. Ci sentiamo a disagio anche quando potremmo sentirci a nostro agio. Quindi la paura non è un buon alleato, normalmente. Non so voi, ma io penso di aver fatto i peggiori errori della mia vita quando ho scelto seguendo la paura. E quindi temendo ho sempre scelto la strada peggiore, la strada meno vantaggiosa per me, meno piacevole e che mi corrispondeva di meno. Come faccio però a combattere la paura? Passo numero 1, potrei fare un po' di psicoterapia, che non farebbe male a nessuno, no? Però io sempre propongo dei consigli abbastanza a costo zero. Che cosa farebbe l'animale uomo che non ha paura? Sicuramente si metterebbe in una condizione di forza, nel centro, in allungamento e con la muscolatura ben tonica. Se la mia muscolatura è molle perché sto tutto il giorno alla scrivania e non vado mai a fare nessun tipo di attività fisica, sarò più soggetto alla paura. La paura si combatte fisicamente proprio grazie alla forza. Se sento che le mie gambe sono forti e mi reggono, e che il mio addome è forte e mi regge, e che il mio pavimento pelvico è efficace e mi regge, queste saranno strategie per cui io mi sentirò rassicurata fisicamente, mi sentirò che mi posso fidare del mio corpo e quindi sono strategie antipaura. Nel contempo, se il mio addome è solido e mi regge, le mie gambe sono forti e mi reggono, io posso anche aprire, posso anche permettermi il lusso di espormi, altrimenti rimarrò chiusa, non mi esporrò
e non accoglierò. Sai perché non voglio che tu faccia questo? Ma davvero non lo voglio, non dico neanche che non lo vorrei, dico proprio che non lo voglio. Perché tu sai che sei un regalo. Tu sai che la tua essenza è quella di essere un regalo, di portare nel mondo le tue esperienze, il tuo sentire, la tua opinione, il tuo punto di vista, tutto ciò che è il tuo bagaglio. È un dovere. Perché dobbiamo privare gli altri di tutto questo? Perché devi privare gli altri della tua luce? No, mi chiudo perché io, povero me. Povero me cosa? Povero me cosa? Non ti chiudere a riccio. Impara ad aprirti e lascia uscire quello che sei, qualunque cosa tu sia. Identificati completamente dentro il tuo corpo. Io sono questo. Io sono questo. Io sono questo e sono qui. E sono qui in questo momento. Offro al mondo quello che io sono. Regalo al mondo la mia presenza. E regalando al mondo la mia presenza faccio la cosa migliore che potrei fare. Qual è il regalo migliore che tu potresti mai fare a qualcuno in questo mondo? E qualcuno, una volta che dicevo questo in una lezione, mi ha risposto: no, ma il regalo migliore che io posso fare sono stati i miei figli. Ah, forse il tuo regalo migliore è un'altra persona? Perché quelli sono di tua proprietà? Ah no, hai ragione, non sono di mia proprietà. I miei figli sono figli miei, ma non sono di mia proprietà. La cosa migliore che puoi fare è offrire la tua apertura nei confronti degli altri, nei confronti del mondo. E la prima cosa è offrire la tua apertura fisica, il tuo essere verticale, presente e aperto. Allora, se io sono in grado di fare questo, sono in grado di abbracciare, e chi avrà bisogno potrà venire da me, perché sono disponibile. Se io sono così